Salve a tutti. E allora andiamo a procedere con la definizione sulla testata a livello soltanto di modifiche, come abbiamo visto nel video precedente, dell'incassamento delle sede valvole sulla testata del Renault 5 Turbo. Allora, prima di far vedere un po' quello che è successo e il miglioramento che abbiamo ottenuto, vado a vedere che prima di completare eh, ho modificato qui l'imbocco dove va a attaccare il collettore. Abbiamo preso come riferimento 1 millimetro attorno all'imbocco proprio del collettore per andare a fare una sezione leggermente conica con una profondità che può variare da 5 a 7 mm per avere un anti-ritorno del flusso in chiusura della valvola. E questo va poi un po' anche a migliorare se il collettore non va a combaciare perfettamente con la testata. Invece poi a livello della modifica fatta sulla testata andiamo a vedere che cosa andiamo a fare, che anche se la sede era leggermente incassata proprio per varie modifiche di rettifica, con questa parte più alta della camera, anche se poi ad un certo punto, anche se è stata ribassata leggermente di più, qui vediamo di poter fare vedere, quindi se la parte qui è stata scavata oltre un certo limite, poi il miglioramento non l'abbiamo ottenuto più proprio perché anche andiamo a perdere questa parte che fa un po' da diffusore e là il flusso si disperde sulla parete del cilindro e quindi non abbiamo più miglioramenti come abbiamo visto diversamente con altre testate, e quindi poi arrivando a un certo punto il miglioramento si va a fermare. Però vediamo qui, prima di andare a fare il completamento del flussaggio, di vedere un po' sulla testata. Vedete, le due camere sono state con le pareti ribassate proprio per agevolare l'uscita, ma ripeto, poi anche ribassando leggermente ancora di più questa parte qua non andava a creare miglioramenti, proprio anche perché sulla parte qui laterale della camera non creava più velocità e quindi andava un po' a perdere sulla parete del cilindro. Però in questo caso il miglioramento l'abbiamo ottenuto sia sullo scarico che sull'aspirazione. Abbiamo un po' recuperato quello che si era un po' perso per le varie modifiche. Però andiamo a vedere un po' i dati che sono stati usciti dalla prova di flussaggio. E allora siamo pronti per fare la prova di flussaggio, quindi ho inserito prima il collettore, così andiamo a vedere se con le modifiche sulla camera e il collettore montato vanno un po' anche a cambiare la curva della prova con il collettore collegato. Quindi vediamo il confronto iniziale e se ci sono ora con il guadagno della testata anche dei guadagni sul collettore. Quindi andiamo a vedere un po' quello che è cambiato e andremo a vedere i grafici di lettura con le varie portate delle due prove della testata. E allora procediamo con i dati di lettura dell'aspirazione. Questa è la prima prova senza ancora lavorazione sulla testata. Poi anche su questo ho fatto con il collettore collegato, ma a parte la perdita che aveva, i miglioramenti sono sempre un po' riferiti anche alla stessa lettura della testata. Quindi andando a togliere il collettore, sulle varie modifiche ci sono state delle diverse miglioramenti e poi quella finale che si è ottenuta ancora di più lo andiamo a vedere adesso, che è questa qua. Quindi questa è tutta la curva di miglioramento con il ribassamento sulla parte laterale della sete, che poi di per sé sembra un gradino, deve rimanere proprio per creare un po' di velocità e il flusso non si attaccare alle pareti, quindi un po' quello rimane sempre.
oppure se ci deve lasciare in questo tipo di testata. Andando poi sul discorso del collettore, andiamo a vedere che anche sul miglioramento ottenuto qua, se andiamo a inserire il collettore, questo è il collettore, abbiamo sempre lo stesso comportamento come tra il primo e il secondo curva, però se andiamo a vedere, se andiamo a fare i confronti delle due curve del collettore, andiamo allo stesso comportamento, quindi un po' quello che andiamo a recuperare sulla testata lo andiamo a recuperare con lo stesso riferimento del collettore. Quindi questo è il collettore attaccato alla testata sulla prima prova e questo è con il lavoro fatto, quindi abbiamo tutto questo guadagno che anche in alto fino a 11 mm, 12 mm andava a recuperare. Poi qua non ci arriverà il tipo di motore che andiamo a vedere, però questo è tutto il guadagno che abbiamo ottenuto con quel tipo di lavorazione, quindi abbiamo ripreso un po' la testata. Se andiamo a vedere i dati di flussaggio, vediamo di farli vedere in termini. E allora qui siamo con l'aspirazione, vedete che i dati sono passati da una media di 81 a una media di 92 e qui vediamo le differenze proprio tra la testata iniziale, per come a livello di lavorazione dei condotti non sono stati toccati, quindi questo è tutto quel lavoro che abbiamo fatto sulla camera, quindi questo è il guadagno che si è ottenuto. Andando sullo scarico, anche sullo scarico la media è passata da 73 a 79, però se andiamo a vedere attraverso il grafico, questi sono i guadagni che si è ottenuto sullo scarico, quindi la curva in blu quella iniziale, la curva in rosso quella finale. Anche se poi, ripeto, sullo scarico, a parte i guadagni ottenuti, non andiamo ad avere sempre da verificare sempre che abbiamo la pressione da mantenere sui condotti per avere accelerazione sulla turbina, e quindi questo è un po' alla fine il guadagno finale. D'accordo, andiamo a vedere poi ulteriori modifiche da fare su altri tipi di testate. Per quanto riguarda questa testata, almeno qualcosa è stato riguadagnato attraverso le varie modifiche che abbiamo avuto a livello qui all'uscita in camera, e quindi tutto questo guadagno senza toccare i condotti è stato proprio dalla lavorazione in camera. D'accordo, mettete sempre un mi piace sul video e ci andiamo a vedere al prossimo video.